Google Analytics è legale oppure no? Chiunque abbia un sito in questi giorni si sta facendo questa domanda. Chiariamo meglio la questione e come la nuova versione Google Analytics 4 sembri essere la soluzione al problema. Scopriamo insieme cosa cambia rispetto alla versione precedente. Il 23 giugno 2022 è esplosa una bomba virtuale che ha scosso il mondo del web italiano. Il garante della privacy ha ammonito un'azienda italiana per aver configurato Google Analytics sul proprio sito in modo non rispettoso della normativa europea GDPR. Ecco che le altre aziende, che ovviamente hanno quasi tutte lo stesso sistema installato sul proprio sito, hanno iniziato a preoccuparsi e a capire come correre ai ripari, guardando come prima soluzione a Google Analytics 4. Premettiamo che non siamo esperti di privacy né tantomeno vogliamo darti consigli legali in questo video. Trovi centinaia di altri video di esperti molto più titolati di noi sul tema prettamente legale. Al contrario, il nostro ruolo come esperti di big data invece è aiutarti a capire come fare a mantenere costantemente la visibilità su cosa accade ad esempio sul tuo sito, sulle tue app, in modo da prendere costantemente decisioni data driven. Infatti alla SEMAI utilizziamo continuamente sistemi di web analytics per analizzare a livello statistico i dati. Per questo, dopo aver aspettato qualche settimana per capire come evolvesse la situazione, abbiamo deciso di trattare anche noi questo tema. La questione non è ancora del tutto chiusa, le indagini sono ancora in corso, tuttavia è ormai evidente che il problema non sia Google Analytics in sé, ma il fatto che il suo utilizzo possa risultare in un trasferimento dati verso gli Stati Uniti. Proprio così, i garanti europei non hanno vietato la profilazione degli utenti, hanno vietato il trasferimento di quei dati in stati che non offrono le stesse misure di protezione che possiamo dire essere equivalenti al nostro GDPR. Quindi qual è la soluzione? Innanzitutto è fondamentale avvisare gli utenti dei sistemi utilizzati, permettendo loro di disabilitare i cookies con un semplice click, come d'altronde la nuova normativa prevede. Ne abbiamo già parlato, se ti ricordi, in un video dedicato proprio qualche mese fa. Quindi un metodo potrebbe essere quello di passare a un sistema di analytics che abbia sede qui in Europa, oppure potresti aggiornare Google Analytics alla quarta versione, che a quanto pare in questo momento non sembra avere lo stesso problema che aveva Google Universal nella versione 3, che ti ricordo è quello oggetto proprio dell'ammonimento. Inoltre nel pannello impostazioni di G4 si può ridurre al minimo il tempo di salvataggio dei dati degli utenti e grazie a configurazioni specifiche di Google Tag Manager si può impedire l'invio a Google di dati sensibili come gli indirizzi IP. Ecco perché in questo video vogliamo introdurti a questa nuova versione G4 che ancora pochi conoscono. Tra l'altro i motivi legali non sono gli unici per cui ti consigliamo di installarlo subito, infatti ci sono molti vantaggi che lo rendono un sistema di tracking molto più smart. Vediamoli insieme. Innanzitutto finalmente potremo avere dei report integrati. Infatti diversamente da prima con G4 possiamo gestire diverse origini di dati, cioè più siti web o applicazioni con un'unica proprietà. In pratica se hai più siti web oppure hai un sito, hai un'app integrata, in passato li dovevi analizzare con proprietà distinte, quindi senza poter tracciare con precisione i passaggi tra un sito e l'altro. Oggi invece con G4 possiamo unirli come se fossero un unico sito e quindi monitorare tutto il customer journey senza avere perdite di dati e soprattutto possiamo fare in modo molto più semplice senza dover ricorrere a tecnicismi avanzati. Il secondo beneficio è direttamente collegato al primo. Con la nuova versione G4 nascono infatti gli spazi di identità. Non si tratta di nulla di fantascientifico, semplicemente significa che è possibile avere una visione più precisa dei cosiddetti utenti unici. Vi spiego in modo semplice. In passato per capire se un utente tornava più volte sul nostro sito erano necessari i cookies installati sul dispositivo dell'utente, con diversi problemi, ovvero il fatto che chi utilizzava dispositivi diversi, mobile e desktop, appunto poteva non essere riconosciuto, oppure i cookies dopo un certo periodo sono cancellati automaticamente dal browser, o ancora gli ad blocker impediscono il tracciamento dei cookies. Con gli spazi di identità il sistema è in grado di riconoscere lo stesso utente in modo anonimo ovviamente su più dispositivi. È fondamentale perché oggi le persone cercano un prodotto sullo smartphone per poi acquistarlo in un secondo momento magari dal desktop e quindi è necessario riuscire a individuare che si tratta dello stesso utente. C'è un ulteriore vantaggio. Mentre in passato tutte le statistiche dipendevano dalla cosiddetta sessione, ovvero il tempo tra il primo caricamento della pagina e la sua chiusura e anche delle altre pagine aperte durante la navigazione, oggi invece G4 basa tutto sugli eventi.
è quindi in grado di calcolare il tempo sulla pagina a prescindere dal secondo click effettuato dall'utente. Infatti è in grado di vedere ad esempio gli scroll per scendere nella lettura, lo può fare sia da computer che da mobile e questo ti permette la personalizzazione di moltissimi eventi per misurare al meglio tutte le conversioni. C'è ovviamente molto di più. Ad esempio Google Analytics ha potenziato l'applicazione di intelligenza artificiale e machine learning per dare suggerimenti smart, ha reso poi più personalizzabili le schermate grazie a visualizzazioni a imbuto, tabelle pivot, grafici a dispersione che possono essere creati on demand o partendo da template. Insomma, ha reso molto più moderno il suo strumento di tracking. Inoltre, in ogni caso ti ricordiamo che la versione 3 sarà disabilitata del tutto a luglio 2023. Quindi se vuoi avere uno storico dei dati degli utenti, mi raccomando di installarlo il prima possibile. Se ti è piaciuto questo video e vuoi restare sempre aggiornato sul mondo dei big data e del business, allora iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data!